Cos'è? Guardalo! Eccoli i tuoi discendenti di Atlantide, i risultati degli esperimenti di un pazzo. Ecco dove sono andati a finire gli abitanti dell'isola. Sono diventati tutti mostri come questo. Non può essere, Claude. Non è possibile. Mio padre non può aver fatto questo. Perimetro mentale che celebra la più radicale delle condizioni umane, la distanza. L'isola è territorio immerso nel vuoto, la sua condizione geografica annulla il mondo. Laboratorio di alienazione in cui l'individuo, separato dalla civiltà, decide di fondarne una propria, spesso molto più spietata. Le leggi mutano per obbedire a distorte strutture sociali riscritte, gerarchie grottesche, rituali assurdi ideati per non impazzire, ed esperimenti medici che non sarebbero consentiti altrove. L'essere umano non sa restare solo, nemmeno quando è perduto. Buona visione. Evolution di Lucila Gikolilovic, Francia, Spagna, Belgio, 2015. Rete di fecondazione al contrario. Un acquario torbido in cui il tempo ha la consistenza della schiuma marina che la risabbia deposita sulla sabbia vulcanica. In questo liquido tiepido nuota Nicolà, un bambino di 10 anni che durante un'immersione vede il cadavere di un coetaneo adagiato sul fondale, con una stella marina innestata nella pancia. Pourquoi je suis malade? Parce que tu arrives à un âge où ton corps se transforme et s'affaiblit. Comme les lézards? Oui, en quelque sorte. Comme les lézards ou comme les crabes. Quand ils muent, ils sont aussi très fragiles. Nicolà abita in un'isola in cui le madri, custodi di un segreto idrosolubile, sono nate dal respiro dell'oceano, mentre i loro figli maschi galleggiano in un'infanzia umida, sospesa tra la consistenza gelatinosa di una medusa e la rigidità coriacea di un'asteroidea. Un film in cui la logica è la stessa delle correnti sottomarine. Una forza muta che trascina inesorabilmente verso il fondo.
Papà ci uccide se lo svegliamo dopo che si è masturbato. Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh. USA, Regno Unito, Irlanda, 2022. Inisherin non esiste sulle mappe. Mentre sulla terraferma si sparano per la guerra civile, su quest'isola di poche centinaia di abitanti si combatte contro il silenzio. Ciao. Ciao Patrick. Siediti altrove. Eh? Ok, mi siederò altrove io allora. Il violinista Colm decide di punto in bianco che il suo storico compagno di bevute Patrick è diventato troppo noioso. Patrick, devastato dal rifiuto e incapace di accettare la solitudine insostenibile dell'isola, cerca in ogni modo di ricucire un rapporto che è l'unica cosa che lo separa dal nulla assoluto. L'isola assisterà muta a una tragica intensificazione di autolesionismo, di tamuzzate e asini che mangiano resti umani. La costa di Inisherin è una mascella di pietra che mastica la ragione dei residenti fino a ridurla in polvere. Woken di Alan Friol. Irlanda, Italia, 2024. Anna si sveglia da un coma profondo su un'isola sperduta del Mar del Nord. Non ha memoria delle persone che la circondano, che sostengono di essere gli ultimi sopravvissuti della razza umana a causa di una misteriosa epidemia globale. Ecco a te, Peter. Tra scogliere brulle, corridoi asettici e sorrisi troppo simmetrici per essere sinceri, sabbia e nebbia cancellano i confini tra alleati e carcerieri, seguendo la logica febbrile di un sogno interrotto. Il disorientamento della protagonista raggiunge il suo apice quando la carne si scontra con l'artificio biologico. Anche fuggendo verso l'orizzonte, non si troverà altro che un altro oceano di silenzio indifferente.
Jose. It's Jose! Look at him! There are your descendants of Atlantis, the results of a madman's experiments. Now we know where the original islanders disappeared to. They were turned into monsters like this. You're wrong, Claude. You must be. My father couldn't have done this.